Ciao a tutti e bentornati al podcast. Io sono Ben e oggi parliamo di qualcosa che ci riguarda tutti ogni singolo giorno, che influenza il nostro umore, i nostri piani, il nostro guardaroba. Il meteo. Il meteo. Weather in inglese. Quella cosa di cui gli italiani parlano quasi quanto parlano di calcio. Con me oggi c'è la meravigliosa Monica, che come sempre porterà energia, curiosità e qualche storia divertente. Benvenuta Monica. Ciao Ben, ciao a tutti. Ah, il meteo, che argomento. Pensavo fosse un tema da piccola chiacchiera da ascensore, ma poi ho cominciato a pensarci e mi sono resa conto che il meteo è filosofia, è scienza, è emozione pura. Non vedo l'ora. Filosofia e meteo. Ecco perché ti invito sempre. Allora, partiamo subito. Com'è il tempo oggi dove sei tu? Oggi, grigio, grigio assoluto. Un grigio così monotono che guardando fuori dalla finestra mi sono chiesta se il mondo fosse diventato un film in bianco e nero. Non piove, non c'è il sole, c'è solo quel cielo basso e pesante che ti schiaccia il morale. Ah, il classico cielo coperto. Coperto, in italiano, usiamo questa parola per dire overcast, nuvoloso, senza pioggia. Un cielo coperto è stranamente più pesante psicologicamente di uno tempestoso, secondo me. Hai ragione, almeno con il temporale c'è dramma, c'è movimento, c'è qualcosa che succede. Il cielo coperto è come un'attesa infinita senza risoluzione, ti tiene in sospeso tutto il giorno. Benvenuti al podcast esistenzialista sul meteo. Io invece oggi ho il sole e devo dire mi cambia completamente l'umore. Mi sono svegliato con più energia, ho voglia di uscire, di fare cose. Ah, non essere crudele, non essere crudele. Il sole è il grande privilegio meteorologico. Parliamo proprio di questo, il legame tra meteo e umore. È una cosa reale, scientificamente provata o è solo nella nostra testa? È assolutamente reale. Esiste una condizione clinica chiamata SAD, Seasonal Affective Disorder, in italiano disturbo affettivo stagionale. È una forma di depressione legata alla mancanza di luce solare che colpisce soprattutto nei mesi autunnali e invernali, nelle regioni con poche ore di luce. E come funziona? Perché la luce influenza l'umore? La luce solare regola la produzione di serotonina. La serotonina è il neurotrasmettitore del benessere, spesso chiamato ormone della felicità. Meno luce uguale meno serotonina, uguale umore più basso, meno energia, meno motivazione. È una catena chimica diretta. Quindi quando diciamo il sole mi fa stare bene, non è solo una sensazione romantica, è letteralmente biochimica. Esattamente, e non solo la serotonina. La luce solare regola anche la melatonina. La melatonina è l'ormone del sonno. Con poco sole il corpo produce più melatonina di giorno, il che ci fa sentire tanchi e assonnati anche quando dovremmo essere attivi. Certo, questo spiega perché in d'inverno ho sempre voglia di dormire di più e fare di meno. Non sono pigro, sono biochimicamente compromesso. Questa è la giustificazione scientifica più bella che abbia mai sentito. In realtà però c'è una soluzione, la fototerapia, che significa light therapy, lampade speciali che emettono luce a spettro completo, simile alla luce solare. Usate ogni mattina per 20-30 minuti, aiutano tantissimo chi soffre di SAD. Non sapevo esistesse, quindi puoi letteralmente comprare il sole in una lampada. Più o meno, non è romantico come il vero sole, ma funziona. Io ne ho una e la uso ogni mattina in autunno e inverno. La chiamo affettuosamente il mio sole artificiale. Curioso. Monica, tu sei una persona da sole o ami anche la pioggia? Perché ci sono persone che adorano il tempo brutto, la pioggia, i temporali. Bella domanda. Dipende dal contesto. Amo la pioggia quando sono a casa, al caldo, con una tazza di tè caldo e un buon libro. C'è qualcosa di infinitamente accogliente nel suono della pioggia sul vetro quando sei al riparo. Accogliente significa cozy in inglese. Ma odio la pioggia quando devo uscire, ovviamente. La pioggia è bellissima in teoria e una catastrofe in pratica. Anch'io. C'è addirittura una parola per questo. Petrichor, quel profumo meraviglioso della terra bagnata dopo la pioggia, una delle sensazioni olfattive più amate al mondo. Petrichor, che parola bellissima! Da dove viene? Dal greco petra, che significa pietra, e ichor, che era il fluido che scorreva nelle vene degli dei dell'Olimpo. Letteralmente il sangue degli dei sulla pietra. Non è poetico? È meraviglioso! Questo mi dà un'enorme soddisfazione sapere che gli esseri umani hanno dato un nome così nobile a quel profumo semplice della pioggia sulla terra. Ci teniamo davvero alle piccole cose.
Parliamo di stagioni. Che stagione preferisci, Monica? E non dire dipende, scegliene una. Ah, mi stai mettendo alle strette, va bene, va bene. L'autunno. L'autunno è la mia stagione dell'anima, come diciamo noi romantici. I colori delle foglie, l'aria fresca ma non fredda, i maglioni, il profumo di castagne arroste, c'è qualcosa di malinconico e bellissimo allo stesso tempo. Autunno, davvero. In genere le persone dicono primavera o estate, e l'autunno è una scelta coraggiosa. Lo so, ma l'autunno ha una qualità emotiva unica. In italiano abbiamo una parola bellissima per questo sentimento, malinconia, che non è tristezza, attenzione, è qualcosa di più sottile, più dolce, una nostalgia mista a bellezza. I romantici dell'Ottocento la chiamavano anche il piacere malinconico. Capisco perfettamente. C'è una sensazione autunnale che non ha equivalente in altre stagioni. Io invece sono una persona estiva al 100%. Il calore, la luce lunga, il mare e i gelati. Classico, l'uomo del sole. E l'inverno? Lo odi? Diciamo che ho un rapporto complicato con l'inverno. Quando c'è la neve mi trasformo in un bambino di 5 anni. Sono felicissimo, voglio uscire, fare pupazzi di neve, fare la guerra a palle di neve. Ma il caldo grigio senza neve, no grazie. Capito. La neve è la redenzione dell'inverno. Trasforma tutto, rende il mondo silenzioso, soffice, quasi magico. Un paesaggio sotto la neve sembra uscito da una favola. E quel silenzio particolare della neve che cade, non c'è niente come se il mondo abbassasse il volume. Gli scienziati dicono che è reale. La neve assorbe i suoni, riduce il rumore ambientale. Il silenzio innevato non è immaginazione. Non lo sapevo. Pensavo fosse solo una percezione poetica, invece è fisica. La neve come materiale fonoassorbente, che significa sound absorbing, che assorbe il suono. Incredibile! Esatto. I fiocchi di neve hanno una struttura ramificata e porosa che intrappola l'aria e assorbe le onde sonore. Per questo, dopo una nevicata intensa, il mondo sembra stranamente silenzioso. Ogni volta che parliamo imparo qualcosa di nuovo. Questo è il motivo per cui amo questo podcast. Cambiamo un po' registro e parliamo di meteo estremo. Il cambiamento climatico sta rendendo i fenomeni atmosferici sempre più intensi e frequenti. Grandinate enormi, alluvioni, ondate di calore record. È un tema che mi preoccupa molto. Ho vissuto in prima persona un'alluvione 2 anni fa. Piccola, per fortuna, nessuno si è fatto male, ma è stata un'esperienza che mi ha segnata. In poche ore la strada davanti a casa mia era diventata un fiume. L'acqua saliva velocemente. Deve essere stato spaventoso. Alluvione, flood in inglese, è uno di quei fenomeni che ti fanno capire quanto siamo piccoli di fronte alla natura. Esattamente. E quella sensazione di impotenza è helplessness, quando non puoi fare nulla, mi è rimasta dentro. Guardi l'acqua che sale e non puoi fermarla. Ti rende umile in un modo che nessun'altra esperienza riesce a fare. E questo è sempre esistito, i fenomeni estremi ci sono sempre stati, ma la frequenza e l'intensità stanno aumentando in modo preoccupante. L'estate scorsa abbiamo avuto temperature record in tutta Europa. Sì, e le ondate di calore sono heat waves, sono particolarmente pericolose perché non le vedi arrivare come un temporale. Non c'è vento, non c'è acqua, non c'è dramma visivo. C'è solo un caldo silenzioso che può essere letale, soprattutto per gli anziani e i bambini piccoli. E le città sono particolarmente vulnerabili per il cosiddetto effetto isola di calore urbano. Le superfici di cemento e asfalto assorbono il calore di giorno e lo rilasciano di notte, impedendo il raffreddamento naturale. Una città può essere fino a 10 gradi più calda della campagna circostante. 10 gradi! È una differenza enorme. Questo spiega perché le notti estive in città sono così insopportabili. Non si raffredda mai. Per questo molte città stanno investendo nel verde urbano. Più alberi, più parchi, tetti verdi, superfici riflettenti. Gli alberi non sono solo belli, sono una tecnologia di raffreddamento naturale straordinariamente efficace. Mi piace pensare agli alberi come tecnologia. Di solito associamo la tecnologia al metallo e al silicio, ma un albero è una macchina incredibile. Cattura CO2, produce ossigeno, crea ombra, regola l'umidità, raffredda l'ambiente, riduce il rumore. Tutto questo gratis, tutto questo da sempre. Passiamo a qualcosa di più leggero, il meteo nella cultura italiana. Perché gli italiani hanno un rapporto speciale con il meteo? È un'ossessione nazionale quasi. Verissimo. Gli italiani parlano del meteo in modo quasi rituale. Il colpo di freddo, l'umidità, la tramontana.
Si potrebbe scrivere un romanzo sui meteoropatici italiani. Meteoropatico, che parola. Cosa significa esattamente? È una persona che è molto sensibile ai cambiamenti del meteo, che soffre fisicamente e psicologicamente quando il tempo cambia. In Italia è quasi un'identità culturale, ride. Sono meteoropatico, si dice con una certa orgoglio quasi. Non posso uscire, cambia il tempo, mi fa male la testa, ride. A mia nonna era la campionessa mondiale di meteoropatia. Sentiva l'arrivo del temporale 2 giorni prima. Le dolevano le ossa, diceva. E aveva ragione quasi sempre. Ride. Sai che non è completamente campato in aria? Alcune ricerche suggeriscono che i cambiamenti di pressione atmosferica, la pressione atmosferica è atmospheric pressure, possono effettivamente influenzare le articolazioni e i seni paranasali, causando dolori in persone sensibili. Quindi la nonna aveva un barometro incorporato nelle ossa. Questo è straordinario. Praticamente, il corpo umano a volte è più sofisticato degli strumenti scientifici, ride. E poi c'è il famoso mal d'Africa, quella sensazione di torpore e stanchezza quando arriva il scirocco, il vento caldo dal Sahara. Chi vive nel sud Italia o nelle isole lo conosce benissimo. Il scirocco. Quello è un vento con una personalità propria. Racconta, per chi non lo conosce. Lo scirocco è un vento caldo e umido che nasce nel deserto del Sahara e soffia verso il nord, verso il Mediterraneo e l'Italia meridionale. Porta sabbia fine, a volte l'auto si ritrova coperta di polvere arancione rossa, sabbia del Sahara. Porta umidità soffocante, temperature alte e una specie di languore psicologico. Le persone si sentono spossate e irritabili, come se l'aria stessa pesasse. La sabbia del Sahara sull'auto in Italia. Questo mi sembra quasi impossibile, eppure succede davvero. Succede regolarmente. Quando vedi la tua macchina ricoperta di una polvere rossastra, sai che lo scirocco è passato. È il saluto del deserto all'Italia, ride. E poi c'è la tramontana, il vento freddo del nord, secco e tagliente, l'opposto dello scirocco. Spazza via tutto, porta cielo limpido e cristallino, ma un freddo che entra nelle ossa. I venti italiani hanno quasi dei caratteri umani. Lo scirocco è il parente sudista pigro e caldo. La tramontana è lo zio nordico rigido e freddo. Ride. Perfetta descrizione. E gli italiani li conoscono, li rispettano, ci litigano. Oggi c'è tramontana, non esco. Metti il giubbotto, c'è scirocco, ma poi arriva tramontana. Il meteo è quasi un membro della famiglia, ride. Parliamo di previsioni del tempo. Quanto ci fidiamo delle previsioni meteo? Io devo ammettere che a volte controllo 3 app diverse e tutte e 3 dicono cose diverse. Benvenuto al club, ride. Io faccio la stessa cosa. Guardo l'app del telefono, poi il sito dell'aeronautica militare, che in Italia è considerato il più affidabile, poi guardo fuori dalla finestra e poi mi fido della finestra, ride. La finestra vince sempre, ride. Ma seriamente, le previsioni meteo sono migliorate moltissimo negli ultimi decenni, vero? Ride. Enormemente. Negli anni 50 una previsione a 24 ore era già imprecisa. Oggi le previsioni a 5 giorni hanno un'accuratezza paragonabile a quella che aveva una previsione a un giorno negli anni 70. È uno dei trionfi silenti della scienza moderna. Come funziona tecnicamente? Come si prevede il tempo? Si parte da migliaia di punti di misura sparsi per il globo, stazioni meteo, boe oceaniche, palloni sonda, satelliti, aerei commerciali che trasmettono dati in tempo reale. Tutti questi dati vengono inseriti in modelli matematici enormemente complessi che simulano l'atmosfera terrestre. I computer che li elaborano sono tra i più potenti al mondo. Quindi ogni volta che guardo l'iconcina del Sole sul telefono, dietro c'è un sistema di raccolta dati globale e supercalcolatori che lavorano senza sosta. Esattamente. È facile dimenticare la complessità nascosta dietro cose apparentemente semplici. E nonostante tutta questa potenza computazionale, il meteo rimane fondamentalmente caotico nel senso scientifico, legato alla teoria del caos. L'effetto farfalla. Sì, il famoso effetto farfalla, l'idea che il battito d'ali di una farfalla in Brasile possa, attraverso una catena di eventi, causare un uragano in Texas. È ovviamente una metafora, ma illustra un principio reale. Nei sistemi caotici come l'atmosfera, piccole variazioni iniziali producono risultati enormemente diversi nel tempo. Per questo le previsioni oltre 10 giorni sono fondamentalmente inaffidabili. C'è qualcosa di umile e quasi poetico in questo. Con tutta la nostra tecnologia, con i satelliti e i supercalcolatori, non riusciamo a prevedere il tempo oltre una settimana con precisione. La natura conserva i suoi segreti. Sì,
E penso che sia giusto così. C'è qualcosa di importante nel non poter controllare tutto, nel dover accettare l'incertezza. Il meteo è uno dei pochi aspetti della vita moderna che non si può ottimizzare, non si può risolvere, si può solo adattare. Parliamo di esperienze personali col meteo. Hai mai vissuto una situazione assurda o divertente a causa del tempo? Oh, ne ho una perfetta. Qualche estate fa ero a un matrimonio all'aperto, cerimonia in giardino, bellissima location, tutto organizzato in modo impeccabile. Il cielo era limpido, sole splendente, poi esattamente durante lo scambio delle promesse, il momento più emozionante, si è scatenato un temporale improvviso di proporzioni bibliche. No, proprio in quel momento. Proprio mentre il sindaco diceva «Vi dichiaro marito e moglie», boom, tuono, lampo e un diluvio improvviso. 100 persone in abiti eleganti che correvano in tutte le direzioni, i fiori del tavolo che volavano, la torta nuziale salvata all'ultimo secondo da 2 camerieri eroici. È stata la foto più bella del matrimonio. Il fotografo ha detto che era la cosa più romantica che avesse mai ripreso in 20 anni di carriera. Ma gli sposi come hanno reagito? Ecco la parte bellissima. Si sono guardati, si sono messi a ridere e si sono baciati sotto la pioggia davanti a tutti. È stata la foto più bella del matrimonio. Il fotografo ha detto che era la cosa più romantica che avesse mai ripreso in 20 anni di carriera. Questa è una storia meravigliosa. Certe volte il meteo trasforma i disastri in momenti indimenticabili. E tu, Monica, eri completamente bagnata. Come un pulcino. Avevo un vestito di seta color crema che in 3 minuti sembrava carta velina. Ho riso tutto il resto della sera. E tu, Ben, hai una storia meteo memorabile? Sì. Una volta ero in montagna, d'estate, e c'era una di quelle giornate perfette. Cielo blu, sole, vista incredibile. Ho deciso di fare un'escursione lunga, senza guardare le previsioni. Tanto è estate, che vuoi che succeda? Oh no, sento già dove va a finire questa storia. In montagna il tempo può cambiare in 20 minuti. Ero a 3000 metri quando sono arrivate le nuvole, poi il vento, poi grandine. Grandine d'estate, in agosto, granelli grandi come nocciole che mi colpivano la testa. Avevo solo una maglietta. Ho corso per 40 minuti sotto la grandine urlando come un matto. Allora, che vuoi che succeda? Famose ultime parole. La montagna non perdona la sottovalutazione del meteo. Lezione imparata per sempre. Da allora guardo sempre le previsioni, porto sempre uno zaino con giacca impermeabile e rispetto enormemente il meteo montano. La montagna è bellissima, ma ha regole ferree. Ferree significa iron-like, rigide come il ferro. Monica, siamo arrivati alla fine di questo episodio che, devo dire, è stato molto più ricco di quanto pensassi parlando di meteo. Prima di salutarci, qual è il pensiero che porti a casa da questa conversazione? Penso che il meteo ci insegni qualcosa di fondamentale. Non possiamo controllare le circostanze esterne, ma possiamo scegliere come rispondervi. La pioggia è la stessa per tutti, ma qualcuno si chiude in casa a lamentarsi e qualcuno mette il libutti e va a fare una passeggiata sotto la pioggia. La differenza è tutta nell'atteggiamento. Atteggiamento significa attitude. Bellissimo. Il meteo come metafora della vita. Non puoi scegliere il tempo che fa, ma puoi scegliere come vestirsi. Io aggiungerei: apprezzate i contrasti. Il sole è meraviglioso proprio perché esiste la pioggia. Il caldo è delizioso perché conosciamo il freddo. Senza i contrasti tutto diventerebbe piatto e noioso. Esatto, e permettetemi una cosa, la prossima volta che qualcuno vi parla del meteo in ascensore o alla fermata del bus, non pensate che sia una conversazione banale. Il meteo è scienza, è emozione, è cultura, è filosofia, è connessione umana, è il modo più antico del mondo per dire siamo qui insieme, viviamo nello stesso cielo. Che chiusura straordinaria, Monica. Viviamo nello stesso cielo. Questa frase mi è entrata dentro. Grazie mille per questa conversazione. Sono partito pensando al meteo e sono arrivato a pensare all'umanità intera. È la magia dei buoni podcast. Grazie a te, Ben, e grazie di cuore a tutti gli ascoltatori. Qualunque tempo faccia fuori dalla vostra finestra oggi, godetevelo in qualche modo. E se proprio non riuscite ad amarlo, aspettate. Il tempo cambia sempre. Ciao a tutti! Ciao, e ricordatelo, non esiste brutto tempo, esiste solo cattivo abbigliamento, come dicono i nordici. Iscrivetevi al podcast, condividete con chi amate e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!